Benvenuti in questo nuovo video di L'Orail Train Passion. Questo è lo speciale dei 500 iscritti, ma prima di tutto, sigla! Vogliate perdonare un attimo la mia voce perché sto registrando con le cuffie, quindi la voce, che già è la mia è strana, me la fa ancora più strana. Vabbè, per questo speciale, che ho impiegato anche troppo tempo nel preparare, ho deciso di fare una sorta di talk show. Ho chiesto nel video pre-speciale 500 iscritti di proporre degli argomenti da trattare. Tuttavia, solo 3 persone hanno proposto qualcosa, il che mi ha un po' deluso. Ma andiamo in ordine. Dennis Trains, di cui leggo il suo canale qua in alto a destra nelle schede, mi chiede come e quando è nata la passione per i treni. Beh, sin da bambino mi sono sempre piaciuti i treni, ma non saprei proprio dire come questa passione sia nata, quale sia stata la sua origine. Ricordo soltanto che mi piacevano i trenini giocattolo che mi regalavano a Natale o per il compleanno e poi mi piaceva tanto andare in stazione. Verso i 15 anni poi ho cominciato anche ad allargare la passione al trasporto pubblico in generale, tenendo comunque sempre una preferenza verso il trasporto su rotaia, quindi anche metro e tram. Devo tuttavia ammettere una cosa: amici di infanzia che condividessero la mia passione per i treni o anche parenti che lavorassero per le ferrovie non ne ho mai avuti, e questo devo dire che ha giocato molto a mio sfavore, perché non avevo modo di scambiare conoscenze e aneddoti. Solo negli ultimi 7 mesi ho incontrato qualche vero appassionato e chiacchierando capii che le mie conoscenze erano un poco lacunose. Ammetto soprattutto di avere una conoscenza molto generale, non proprio specifica su alcuni argomenti. Ricordo per esempio il rimprovero che mi fece Modellismo 33, di cui allego sempre il canale in alto a destra, in quando dissi che la E652 funziona col reostato. Lì, dopo il rimprovero, ci rimasi effettivamente un po' male, non tanto perché fossi stato rimproverato, ma proprio per la pessima figura che ci feci davanti un po' tutti. E io sono uno che rimane abbastanza segnato dopo le pessime figure. E vabbè, poi capii lì che la E652 funziona col frazionatore, col chopper. Per questioni di privacy chiamerò quest'altro ragazzo Vale. Vale mi chiede ben due cose. La prima, cosa ne penso dei progetti dell'alta velocità in Sicilia? Devo ammettere di non avere ancora un'opinione chiara a riguardo, posso solo affermare e confermare che l'infrastruttura in Sicilia è in uno stato pietoso. Basti pensare alla condizione della Palermo-Trapani via Milo o il tratto Randazzo-Riposto della Circumettenea, che io stesso ho provato e mi sembrava di stare sulle giostre, sul Brucomela. Quindi avrei preferito che sistemassero le infrastrutture regionali prima di investire in una pseudo alta velocità. Dico pseudo perché somiglia di più ad una Roma-Firenze direttissima. Ma vogliamo poi parlare di quella caffonata del Frecciabianca con il 464? Avevano promesso ai poveri siciliani che con quella lì l'alta velocità sarebbe finalmente arrivata. Ma le 464 sono omologate solamente per arrivare a 160 km orari, molto al di sotto quindi degli standard di un'alta velocità, essendo le 464 inizialmente concepite per il trasporto regionale su corta media distanza. Avrei preferito quindi che potenziassero un pochino il settore intercity. Vale poi mi chiede ancora cosa ne penso dei nuovi treni ibridi che Trenitalia sta acquistando, ossia gli HTR 412 e 312, denominati anche Blues. Non è malvagia come idea, certo avrebbero potuto evitare di riciclare il design del rock, Caravaggio per quelli che abitano in Lombardia, ma il design è un altro paio di maniche. L'uso di treni ibridi consente di ottimizzare il consumo di diesel sulle linee dove l'elettrificazione non risulterebbe fattibile economicamente, ma soprattutto consentono di evitare rotture di carico su tratti di linea in cui l'uso del diesel è proibito. Vedi ad esempio i BTR 813 sulla relazione Torino-Aosta. Infatti la stazione di Torino Porta Susa non è accessibile a treni diesel. Se poi si vuole elettrificare la linea, poi quei treni o li sposti su un'altra linea non elettrificata oppure li usi ma solamente col pantografo.
Diversa cosa invece è la faccenda dei treni a idrogeno, che verrebbero messi prima in Val Camonica, poi da altre parti. Ho notato effettivamente che progetti di treni a idrogeno sono apparsi un po' come funghi ultimamente, idrogeno di qui, idrogeno di là, e tutto un po' col pretesto di creare un treno un po' più sostenibile. Sì, c'è un problema però. L'idrogeno puro non esiste in natura, tende ad ossidarsi, a reagire con l'ossigeno e con altri elementi. Quindi va prodotto l'idrogeno. Ma come lo si produce? Il processo più utilizzato è l'elettrolisi dell'acqua, quindi cosa si fa? Si utilizza l'elettricità per scindere la molecola d'acqua in molecole di ossigeno e idrogeno. Ma se l'elettricità la produci col carbone e poi le celle a idrogeno, come le trasporti? Da ricordare poi che il progetto della SNAM per produrre idrogeno col metano è stato bocciato dall'Unione Europea perché non è stato considerato sostenibile. Quindi la cosa da fare, se si vuole proporre un treno a idrogeno, è questa. Bisogna prima valutare la fonte di energia utilizzata per produrre l'idrogeno. La stessa cosa poi vale per le auto elettriche. Dicono che le auto elettriche sono sostenibili, sì, ma se poi l'elettricità col quale vanno la produci col carbone, c'è qualcosa che non va. Ok, con la faccenda dell'idrogeno e delle auto elettriche ho divagato troppo, ma passiamo avanti. Mister Mercitalia Rail mi ha chiesto se mi piacciono i TSR. Ammetto, sono uno dei miei treni preferiti. Peccato per la frenata meccanica. Problema che hanno ereditato anche i Caravaggio Rock. Una figata del TSR poi è quella di avere anche un carrello motore per ogni carrozza. Questo gli consente di distribuire la potenza in maniera più uniforme e di ottenere quindi anche delle accelerazioni piuttosto fluide, in confronto al predecessore TAF e al Minuetto, le cui accelerazioni non erano proprio fluide. Peccato però che i TSR siano spesso imbrattati, soprattutto quelli dispiegati sulla S5. A questo punto il video sarebbe finito, nessun altro ha proposto un argomento, quindi passo direttamente agli annunci del canale, annunci di servizio. Il primo riguarda questi simboli qua. Il primo indica che il video sarà erogato in italiano, ma eventuali traduzioni in inglese saranno disponibili, mentre il secondo indica l'esatto contrario, cioè il video sarà in inglese ma disponibili i sottotitoli in italiano. Il secondo invece riguarda il destino del mio canale Telegram. Con il raggiungimento dei 500 iscritti mi è stato attivato il tasto Community su YouTube, dove caricherò post, sondaggi, ma anche foto varie. Valuterò poi se chiudere anche il canale Telegram, visto che ha riscontrato veramente un pochissimo successo, solamente 6 iscritti ciò. Bene, il video è finito. Ancora un grazie mille per i 500 iscritti, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i miei prossimi video. Alla prossima!